Cari amici e appassionati di Subbuteo, benvenuti alla sesta puntata di Yanez su Buteos Life. Come potete vedere dall'allestimento preparato come sempre da Luca Mediatore, questa sarà la puntata che ci terrà compagnia per il mese di dicembre di un anno che, lo sappiamo perfettamente, non è stato per niente facile. E proprio per questo abbiamo deciso di presentarvi una puntata particolarmente ricca di novità e di ospiti che vi invitiamo a seguire fino all'ultimo istante. Direi di rompere gli indugi e di iniziare subito con il contributo che ci ha mandato un nostro amico, un vero appassionato di Subbuteo, che ci ha sempre seguito sin dalla prima puntata e che ha deciso di inviare questo messaggio di auguri per tutti i subbuteisti. Un saluto a Jamez Subbuteo Life, un saluto in particolare a Massimo Fedeli, a Marco Grassini e un ringraziamento perché siete fantastici nel far vedere una passione che tanti ragazzi hanno, che è quella del Subbuteo, un gioco meraviglioso. Io quando non ho squadra l'unico giocatore che riesco a tenere in mano sono quelli del Subbuteo, e sono attorniato, vi faccio vedere quella che è veramente la mia squadra del cuore. Quindi un ringraziamento particolare a voi che tenete viva questa passione. Ne approfitto per farvi naturalmente gli auguri di buone feste e di buon Natale. Un abbraccio a tutti, ciao Marco. Ringraziamo ancora il grande Marco Simone per lo splendido regalo che ha voluto farci, e vi devo confessare che Marco Grassini, quando ha visto il video, è un grande tifoso milanista, è quasi svenuto dall'emozione e credo che la rubrica raccolta differenziato ne abbia anche un po' risentito. Guardate un po'. Buonasera a tutti e benvenuti a questo appuntamento natalizio con raccolta differenziata. Non mi perderò in chiacchiere, come al solito ovviamente. Vi lascio in compagnia del nostro amico Fabio Marino di Firenze, che fa parte del gruppo Villains. Anche lui ci mostra la sua collezione. Vai! Buonasera, sono Fabio Marino, colleziono Subbuteo dalla tenera età di 12 anni. Questa è la mia collezione, mia e di mio fratello Leonardo. Abbiamo qualche pezzo vintage, altri diciamo come questi li colleziono ma fanno schifo, sono i famosi la leggenda Subbuteo. Oltre a quello ci sono varie repliche, diciamo, di varie aziende che attualmente hanno soppiantato il vecchio Subbuteo Parodi. Diciamo che abbiamo qui una sezione dedicata alle squadre nazionali, poi squadre straniere, Olanda, Germania, Francia, italiane,
Poi tutte le squadre inglesi sono la maggioranza, prime, seconde, terze maglie, e squadre scozzesi, irlandesi e gallesi. La collezione è composta di circa 450 squadre, più o meno, tra cui quelle più che ci sono anche al piano di sotto giù al club. Diciamo di particolare, io naturalmente essendo tifoso della Fiorentina ho una Fiorentina autocostruita e autodipinta, diciamo, quando ancora ci vedevo bene, perché adesso ci ho gli occhiali. Fiorentina con magliettina Adidas, 3 strisce, il logo della Fiorentina. Poi di roba strana abbiamo queste squadre qui, trovate nella Repubblica Ceca. Sono squadre di una serie che si chiamano Campi Polverosi o quant'altro, mi ricordo come si chiamavano, e ci sono squadre di Serie C, Serie D e infime categorie fatte su materiale comunque presumo Santiago. Questa ad esempio è la famosissima Pollo d'Oro. Abbiamo ad esempio la Fulgor Vecchiano, anche questa Vecchiano dovrebbe essere quella di provincia di Pisa, presumo. Ora mi scusino i vecchianissimi. Apriamo. Non sono malvagio, anche queste. Sempre materiale Santiago di sicuro. Poi Olle Santiago, naturalmente, tra cui ci sono delle serie belline che sono queste squadre double, ovvero sia sono i kit praticamente home and away. Ad esempio questo è il West Bromwich Albion, ogni tanto spippolando su eBay si trovano. Poi ad esempio ci sono quelle delle antagoniste, ad esempio questa è Santiago, finale della Coppa di Football Association 74-75, e abbiamo il West Ham contro Fulham. Bene, signori, vi auguro buon Natale, spero di avervi entusiasmato alla collezionismo del Subbuteo e alla prossima. Salute e baci. Grazie a Fabio per il suo bellissimo servizio, e io in compagnia della mia amica Ren vi saluto e vi auguro un buon Natale a voi e alle vostre famiglie. Ci vediamo il prossimo anno con raccolta differenziata. Ciao! È giunto adesso il momento di presentarvi una nuova rubrica di Yanez su Butos Life. Chi ha seguito i nostri spot nei giorni passati ha formulato le più svariate ipotesi di chi potesse essere presente in trasmissione oggi. Addirittura qualcuno ha ipotizzato ci potesse essere il leggendario Bobby Moore qui con noi. In realtà quello che veramente mancava a questo programma era una finestra che ci trasportasse da un'altra parte, che in questi tempi tra l'altro è veramente un'esigenza quasi primaria. E dove potremmo essere proiettati noi che amiamo il Subbuteo se non in Inghilterra? Signore e signori, subbuteisti, ho il piacere di presentarvi la nuova rubrica di Yanez su Butos Life, curata da un nuovo membro della nostra famiglia basculante a cui diamo il benvenuto. Quindi ecco a voi London Calling, la rubrica d'oltremanica curata da Sir John. London calling, yes, I was there too, and you know what they said.
My name is John. Sir John. Yes, I'll come back to you. No, I won't ask where you run under the sun. Hold on, sun. Benvenuti in Inghilterra, cari amici subbuteisti. Benvenuti nella patria del subbuteo. Il vostro corrispondente da Londra vi porterà a visitare luoghi e incontrare personaggi del nostro amato mondo del subbuteo. Oggi abbiamo qui con noi in conversazione uno dei personaggi più emozionanti della storia recente degli spettacoli sui socials che riguardano il subbuteo nel mondo. Parliamo di Keith Littler, che lavora dietro le quinte e sulle quinte di Table Football Monthly, una delle trasmissioni che hanno più successo a riguardo di subbuteo del calcio da tavolo, non solo in Inghilterra e in Europa, ma anche oltre negli Stati Uniti, e anche riprodotta in un canale televisivo. Quindi abbiamo il piacere di fare alcune domande all'amico Keith. La prima è come nasce la tua passione per il subbuteo, la vostra passione, perché sembra proprio essere una cosa di famiglia. When did I first get into Subbuteo? Well, I remember it, Quando ho very well. iniziato a appassionarmi It al was on my subbuteo, 11th birthday, me lo ricordo in davvero bene. 1972. Era il mio And my 11° friend compleanno, Smithy, era il who works on the 1972. program with Il mio me, amico his Smithy, che mother lavora nel very programma con kindly me, bought me, sua mamma, molto not a gentilmente, set, mi she bought comprò me the goals non una for the scatola two teams completa, separate, ma and the two separatamente teams le she bought porte, me il campo, le Coventry squadre. City Le due and squadre erano il Leeds Coventry United. City e il Leeds And I United. got into it after that fairly E io quickly. mi appassionai We formed a immediatamente. league, Con 5 5 compagni di other scuola lads at fondammo school. un campionato So we con played partite home in and casa e away in at each trasferta other's nelle nostre houses. case. And Io avevo I il had the compito di job organizzare il of preparing calendario the fixtures and e doing aggiornare the la league classifica. tables. La seconda domanda è: com'è nata l'idea di cominciare a trasmettere Football Table Monthly? It's quite a long story, but I'll try and keep it short. In Perché produrre 2019, Table Football Monthly? I Beh, è una made lunga a storia, ma la two-part terrò documentary breve. about Nel the post-war history 2019 of produssi un table documentario in 2 parti sulla When it storia had del calcio da finished, I was tavolo looking dal at this dopoguerra ai lovely giorni collection, nostri. and Quando I didn't completai want l'opera, to ammiravo put it all questa into bella storage. collezione e non And volevo so I thought mettere about tutto in opening a una museum soffitta. here in Gloucester. Pensavo di aprire un museo And qui I a made quite a Gloucester. lot of progress talking Arrivai with a the un council, discreto stato di but in the avanzamento end, del there was too much progetto, bureaucracy ma alla and fine too much red tape. c'era So troppa I decided burocrazia. that if Decisi people che couldn't se il come to the pubblico studio, non poteva then I venire a would visitare make la a monthly collezione, program io and take avrei the portato studio la out collezione to all of the in people. casa delle And if you're persone. curious about why the program is called Table Football Monthly, Se siete curiosi del perché it's il after programma this. si chiama This is Table a very Football famous Monthly, old British beh, la ragione è football questa. magazine, and it's called Charles Questa Buchan's è una vecchia Football rivista Monthly, britannica sul and I calcio always molto liked the sound famosa of that, che si and that's chiamava why it's Charles called Buchan's Table Football Monthly. Monthly. Keith, quando vediamo le trasmissioni di Football Table Monthly, decisamente voi comunicate un divertimento genuino. Com'è che riuscite a creare questa atmosfera? Qual è il segreto dietro a questa allegria che c'è intorno al vostro spettacolo?
The atmosphere, is L'atmosfera very important è molto to all importante three per of noi us. tre. The first thing is, Innanzitutto it is è solo only un a game. gioco, It's a un gioco fantastic game, fantastico and we're e very noi siamo molto competitive when we competitivi play, quando but it is giochiamo, only a game. ma è solo un And we're gioco. very lucky Siamo to molto have this fortunati di wonderful avere questa collection bella here. So there's collezione not qui, very much to quindi be non c'è miserable about. ragione di non Smithy essere and I have allegri. been friends for Smithy 50 e io years. siamo amici We're way inseparabili beyond da arguing 50 anni. and Non falling potremo out. mai litigare Danielle fra joined us noi. most recently. She Danielle came to my è venuta a far studio, parte del mio studio 4 TV years ago. The recentemente. studio is the Venne other nel side mio of the wall studio here. 4 I anni work fa. in Lo children's studio è television. nella sala accanto. Io Danielle lavoro is nella very troupe funny, ragazzi. and I asked her if Danielle è she molto would join the show spiritosa. because Le ho chiesto di far parte I thought dello it might show balance perché things, pensavo it might stop the avrebbe show too bilanciato much, lo it show, might stop it avrebbe being too smesso di serious. essere una cosa da She's uomini very e una cosa funny, troppo seria. very Lei è lovely. molto divertente, She's been a gradevole, great è addition. stato un grande And the three of acquisto. us, Noi get tre on really andiamo well, and I molto think bene that d'accordo shows, e questo in viene who fuori produces nel the modo in program. cui produciamo lo show. Keith, ci potresti per favore presentare anche gli altri protagonisti che condividono con te l'avventura di Football Table Monthly? Danielle is the youngest, Danielle è and la più obviously giovane the e la prettiest. più carina. She joined 4 Lei years è ago. She and I arrivata are very 4 anni friends. fa e noi siamo grandi amici. Her Il suo interest in interesse nel football calcio non è isn't così all that sviluppato, great. It's è più bigger forte now than it oggi di was. prima, ma But lei what she porta altre brings is cose, she lei helps porta with un the talento organisation. She's organizzativo, è il a collante di brilliant cui avevamo glue bisogno to me and Smithy. She stops e the ci two of us modera nel being non too prendere extreme tutto and taking things troppo too sul seriously. serio. Lei è così allegra e She's vivace. so happy and upbeat. It really helps the program. Smithy has been my mate for Smithy e io 50 siamo stati years, and we amici have two things in per common. 50 anni. Football, always. E negli In the anni 70s and 70 e 80s we played in 80 a abbiamo band suonato in together. una And band now we insieme. meet every Saturday Adesso morning. noi ci Every incontriamo Saturday ogni morning. sabato We mattina, have, passiamo insieme 3 3 o or 4 4 ore hours to per chat, chiacchierare, have bere un coffee, caffè e giocare a and play Subbuteo. Subbuteo. Keith, sicuramente la vostra trasmissione di Football Table Monthly è al centro del revival che c'è oggi intorno al Subbuteo e al calcio da tavolo. Ma la domanda che ti faccio è: cosa pensi che accadrà quando la generazione di coloro che sono stati ragazzini negli anni 50, 60, 70, primi anni 80, se ne andranno, scompariranno? Il Subbuteo e il calcio da tavolo, così come lo conosciamo oggi, avranno ancora un futuro? Secondo me il futuro del Subbuteo non appare così brillante quando noi saremo tutti andati, perché non c'è struttura. Chi gioca a Subbuteo in solitario, chi gioca il Subbuteo tradizionale e chi il moderno calcio da tavolo. Non c'è niente per i giovani. Prima cosa, capire, cogliere il gioco. Seconda cosa, diventarne appassionati. Senza un cambiamento strutturale, il Subbuteo sarà sempre purtroppo in costante declino. Bisognerebbe ammodernarne il confezionamento e la distribuzione. Il più recente sviluppo del Subbuteo con Netcam e Longshore, sebbene entrambe ottime aziende che fecero del loro meglio, però pochi prodotti hanno attratto interesse da parte dei giovanissimi. Vi rivelo però che noi siamo intenzionati a fare uscire un nuovo prodotto l'estate prossima, qualcosa che speriamo aiuti in questa direzione, ma bisognerà fare un'altra intervista perché non posso parlarne adesso. Keith, com'è che vi è venuta l'idea dei Muddy Pitches, dei campi di Subbuteo pieni di mota? The Muddy Pitches. I Muddy Pitches, sì, Yes. i campi fangosi. È una storia interessante. Io sono un appassionato di nostalgia calcistica. In Gran Bretagna, quando ero ragazzo, i campi erano orribili. Non c'era la tecnologia per i campi che c'è adesso, con la luce solare artificiale, diversi modi di crescere il manto erboso. Ai vecchi tempi, l'uomo che teneva il campo aveva una vanga e un secchio di sabbia. Alcuni campi della prima divisione inglese erano tamponi assorbenti. Divertente? Ma col senno di poi deve essere stato terribile giocarci. L'ispirazione dei Muddy Pitches mi è venuta grazie all'amico Enrico Tecchiati di Astrobase. Mi mandò gentilmente uno dei suoi campi, che non avevano fango, ma avevano un sapore mediterraneo, da campo direi di spiaggia, sabbioso.
Nello stesso tempo Neckham produsse un campo con la neve, che non era tanto facile da giocarci, aveva anche un po' uno strano effetto visivo. Allora pensai di provare a realizzare un campo fangoso, provammo a rendere il campo fotograficamente realistico e anche che desse l'effetto di rallentare il gioco un po', come succederebbe con un vero campo fangoso. Avendo detto questo, è stato tanto duro lavoro e non so se lo rifarei ancora. Grazie Keith, decisamente una conversazione piacevole e interessante che ci ha portato anche indietro un po' fra la nostalgia, la passione e il divertimento. Grazie tanto per avermi invitato per questa intervista. È un vero piacere aver parlato con te. Vorrei anche ringraziare da parte mia, di Smithy, di Danielle, coloro fra voi che guardano il nostro programma. Ci fa davvero tanto piacere. Chissà che magari in futuro non si faccia il nostro Table of Football Monthly doppiato in italiano. Keith, io sarei veramente contentissimo se tu facessi un giro del tuo leggendario studio e così condividessi le immagini del tuo studio con gli amici di Yanez su Boost Your Life. La prossima volta prometto che vi farò fare una visita guidata dello studio. Nel frattempo, tante belle cose e arrivederci. E per ogni celebrazione di Natale e party di Natale in Inghilterra non potrebbero mancare i crackers che si tirano, si fanno scoppiare per fare gli auguri a tutti quanti. Merry Christmas! E poi si prende la coroncina dentro, le sorpresine, c'è la coroncina, quindi ci si toglie il berretto da Santa Claus e ci si mette la coroncina per iniziare le festività. Verde, ho avuto fortuna, colore da subuteista, e siamo tutti per un giorno Kings of Subutio. È giunto finalmente anche il momento di un graditissimo ritorno, il ritorno di uno dei pilastri di questa avventura sgangherata, che è stato tra l'altro l'ideatore del logo di Yanez, uno che torna a parlarci di passione e dei colori della passione. Ecco a voi Luca Salvadori. Ciao ragazzi, sono felice di essere rientrato con la mia rubrica e oggi l'episodio riguarderà la storia di una squadra che in Italia ha molti tifosi, è una squadra molto importante, ossia il Milan. Ma la storia di questa squadra ve la racconterò non nel canonico modo in cui vengono raccontate le storie, ma nel mio modo, ossia parlando della maglia e dei colori di questa squadra. Il Milan è la seconda squadra ad aver vinto il campionato italiano e possiamo dire che in più di 100 anni di storia i tifosi rossoneri ne hanno viste di tutti i colori. Herbert Kipling, fondatore e capitano del Milan Football and Cricket Club, a scegliere i colori della leggenda. Rosso come il fuoco e nero come la paura che incuteremo agli avversari. Kipling è anche lo stilista delle maglie che il diavolo avrebbe indossato. Infatti è proprio lui a disegnare la divisa ispirandosi a modelli inglesi, figurando inoltre come impeccabile modello berrettino a strisce rossonere, l'immancabile cap dei calciatori sudditi di Sua Maestà, camicia degli stessi colori con il colletto inamidato e lo stemma di Milano sul petto, croce rossa su sfondo bianco, calzoncini bianchi e calzettoni neri con banda rossa. È questa la divisa con cui il Milan inizia la sua avventura nel campionato italiano nel 1899.
e nel 1901 è subito scudetto. La ref univoca che rappresenta il Milan nel catalogo Subbuteo è la numero 57. Negli anni 40 la maglia rossonera subisce un leggero maquillage. Vengono infatti introdotte le strisce più larghe, il collo a V nero, sempre con lo stemma rosso crociato sul petto. Nel 1941, anno in cui Giuseppe Meazza approda al Milan, viene eliminato lo stemma e compaiono per la prima volta le strisce larghissime, 5 in tutto. Negli anni seguenti, i disegni delle maglie cambiano sempre più rapidamente. Nella stagione 1957-58 è il Milan di Schiaffino. Viene introdotta la maglia con scollo a V e i lacci. Quella bianca da trasferta, che in passato i milanisti si infilavano a San Siro per dovere di ospitalità, ha avuto 1000 variazioni. Essenzialmente il bianco, poi la striscia rossonera più o meno larga, o addirittura tutta bianca, con il colletto bicolore, come quella indossata in finale di Coppa dei Campioni a Wembley nel 1963. Con banda orizzontale, verticale o diagonale alla sudamericana. Tutta bianca, con motivo rosso-nero lungo le maniche, con o senza colletto, bianco, nero o rosso-nero. Anche i calzoncini hanno subito diverse modifiche, indossati bianchi oppure neri. Nel Subbuteo potrebbero essere utilizzate varie ref, dalla ref 129, il mitico San Paoli, alla 144, il Lille, la 133, lo Stoccarda, fino all'81, Clyde, Darlington, Liverpool seconda maglia, e alla 96, Bari, Padova. Prima di essere riproposta nella stagione 1999-2000, in occasione del centenario della storia rossonera, la maglia originale di Kipling ricompare in 2 riprese, nella stagione 1960-61 con colletto nero e in quella 1977-78 con scollo a V. Sono maglie in lana attillate. In seguito le aziende fornitrici si adegueranno e muteranno anche i materiali. Variano anche le dimensioni dello scudetto, di molto rimpicciolito rispetto alla grandezza originaria. Nella stagione 81-82, quella dello scozzese Joe Jordan, detto lo Squalo, comprare il primo sponsor, i Jeans Pooh, il primo di una lunga serie. Seguiranno Itachi, Cuore, Rete 4, Oscar Mondatori, Photorex UBX, Mediolanum, Motta, Opel e Bet & Win. L'episodio finisce qui, spero vi sia piaciuto e vi aspetto alla prossima puntata de I colori della passione. Però mi raccomando, vi ricordo che nonostante i colori, la passione è uguale per tutti. Era stato assente con la sua rubrica la scorsa puntata, ma adesso torna con una puntata scoppiettante, Gafash e settore ospiti. Salve ragazzi e ben ritrovati alla mia rubrica, settore ospiti, la quinta. In realtà siamo alla 6ª puntata di Yanez, ma noi siamo mancati una volta. Bene, siamo tornati qui e vi voglio ringraziare perché davvero siete in tanti a seguirci. E niente, se come sempre, se vi fa piacere farmi vedere le vostre creazioni e i vostri stadi, io sono qua, felice di farveli mettere in mostra. La mia email è questa, gafa@gmail.com. Ragazzi, che dire, vi aspetto. Iniziamo subito con il primo stadio. Gianluca Iovino, alias Me la Stampo, lo conoscerete tanti nel mondo del Subbuteo, ci presenta il suo stadio e non solo. Vai Me la Stampo, a te. Ciao ragazzi, sono Gianluca Iovino alias Me la Stampo. Ringrazio in primis Yanez e Gafash per la possibilità di dare questo contributo a questo bellissimo format e vi dico che io ho sempre avuto l'esigenza da bambino di avere uno stadio.
essendo principalmente un solo play, mi è sempre piaciuto creare le atmosfere giuste per tutte le competizioni che giocavo, e quindi partendo dalle coreografie, gli spettatori, le interviste, le entrate campo, tutto ciò che insomma che rendeva le competizioni il più reale possibile. Grazie anche al mio lavoro sono riuscito a trovare tantissimi materiali per realizzare tribune, accessori vari, e addirittura riuscendo anche a realizzare un vero e proprio tappeto di alta giocabilità, sia da calcetto, sia da campo regolamentare, proprio per personalizzare sempre di più le mie competizioni. E grazie al Subbuteo, in questo brutto periodo di lockdown che ci ha accompagnato, sono riuscito a riempire tantissimi spazi dove magari altre persone si sono un po' avvilite non sapendo cosa fare, quindi reputo tutti noi fortunati di far parte di questa grande famiglia, e con l'augurio più grande che tutto passi il prima possibile. Vi auguro un buon Natale, un buon anno e tantissimo Subbuteo in compagnia e da soli. Un abbraccio a tutti. Che dire, un bello stadio, tante belle coreografie e carino anche la versione dei campi a 5, tanta roba. Bene, adesso è venuto il momento del nostro ospite internazionale. Sono molto contento e lusingato, direttamente dall'Inghilterra, Alan Crampton ci presenta il suo Villa Park, veramente maestoso. Che dire, lascio a lui la presentazione. Vai Alan, go! Salve e benvenuti nella mia stanza del Subbuteo. Io sono Alan Crampton e gestisco la pagina subbuteopassion.com che vi invito a visitare. Ci troverete la mia collezione di Subbuteo, la mia Solo League e molte altre cose. Yanez Subbuteos Life mi ha chiesto di farvi vedere il mio Villa Park e questo è quello che ho. Ever since the days of my childhood, from 1973 or 1972, Sin dalla mia infanzia, dal 1973 o addirittura dal 1972, quando ho ricevuto dai miei genitori per Natale la mia prima fantastica World Cup Edition di Subbuteo, sono diventato, oltre che un tifoso dell'Aston Villa, un malato per il Subbuteo, tanto che ho sempre avuto l'ambizione o il sogno di riuscire un giorno a costruire una riproduzione del Villa Park. E adesso, in età adulta, ho potuto finalmente coronare il mio sogno, avendo lo spazio, il tempo e le possibilità per farlo. Ho iniziato, ma ancora non l'ho finito, anche se voglio comunque farvi vedere quello che ho creato fino ad ora. Ho iniziato questo progetto in agosto, ma per una serie di circostanze lavorative non ci ho potuto dedicare molto tempo, anche se è vero che tutte le ore disponibili, in un modo o in un altro, le dedico al Subbuteo, alla costruzione dello stadio, a giocare o al mio sito o a curare la mia collezione.
Arrivati a questo punto non mi è rimasto altro da fare che augurare a chi sta vedendo la trasmissione, a tutta la comunità del Subbuteo, un felice Natale. Ben ritrovati, grazie Alan, ma prima di andartene c'è un messaggio per te dai ragazzi una sorpresa, dai, una sorpresa. Te la mando. Vai! Hi Alan, welcome to the Cradle of Villains, The Cave. Tiziano and me just want to wish you a Merry Christmas! Spettacolare, un ringraziamento ai ragazzi del Subbuteo Club Villains e il loro The Cave. Ciao a il grande Prez e suo fratello. Che dire ragazzi? Anche questa volta siamo arrivati in conclusione. Io vi auguro buone feste, un felice Natale e un buon Subbuteo a tutti. E ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi! In questa puntata non poteva certamente mancare il racconto di Natale, quindi mettetevi comodi che sta per arrivare Alfredo Granato e i suoi eroi della domenica. Bentornati amici subbuteisti e non. Oggi vi porterò in Britannia, terra di antiche tradizioni calcistiche. Una di queste tradizioni, così ci viene detto, sono le partite in programma per il Boxing Day, il 26 dicembre. Ma è proprio così da sempre? Tanto per cominciare, il Boxing Day, cioè il giorno di festività supplementare celebrato dopo Natale, è dedicato allo scambio di doni al di fuori dell'ambito familiare. Non è propriamente una tradizione antichissima. Nasce, è vero, dall'antica usanza da parte dei ricchi inglesi di dare un giorno di vacanza alla servitù, accompagnandolo questa graziosa concessione con una scatola di regali, spesso piena di cibo, da portare alla propria famiglia. Ma solo in età vittoriana e la seconda metà dell'Ottocento, quindi, diventa un giorno festivo codificato come Bank Holiday e dal Regno Unito poi esportato in tutto l'impero britannico e tuttora celebrata in quasi tutti i paesi del Commonwealth. Come curiosità, questa festa non sempre cade il 26 dicembre, festivo, come sappiamo, anche nei paesi cattolici come il giorno di Santo Stefano, ma viene spostata al 27 nel caso che il 26 sia domenica. Bene, per quanto ci possa sembrare strano, fino agli anni 50 dello scorso secolo, i famosi match di Natale si giocavano tradizionalmente proprio il giorno di Natale. Le ragioni sono presto spiegate. Natale era una festa pubblica ed ogni locale era chiuso. Il football rimaneva uno dei pochi intrattenimenti disponibili finché la televisione non ha cambiato le abitudini britanniche e anche le nostre. Così, dopo il tradizionale abbondante pranzo natalizio e ogni mondo e paese, un po' per smaltire le calorie accumulate, un po' per passione, gli inglesi indossavano i cappelli e le sciarpe, magari ricevuti come regali natalizi, ed affrontavano il freddo invernale per assistere alle imprese della propria scuola del cuore. I tifosi avrebbero trovato un programma completo di partite a Natale, spesso seguito da altre partite nel Boxing Day, sempre festa grazie all'amata regina Vittoria. Era abbastanza normale che una squadra giocasse anche 2 o 3 partite nel giro di 2 giorni per la delizia degli spettatori. Spesso si programmavano sfide stracittadine oppure fra club vicini, anche allo scopo di evitare lunghe e faticose trasferte a giocatori e supporters. Nel 1888, ad esempio, l'Everton giocò ben 3 partite
fra coppe locali e amichevoli, di cui 2 a Natale e 1 a Santo Stefano. Uno scialbo pareggio sotto un'attesa grandinata contro il meno attrezzato Buto. Tutti gli incontri furono giocati sul campo di casa dei Toffees, che stranamente all'epoca era Anfield, poi ceduto ai cugini e rivali del Liverpool. La tradizione ufficiale fa risalire però la prima partita importante al match inaugurale della Football League della stagione successiva, giocata a Natale 1889 fra gli invincibili del Preston North End e il rampante Aston Villa. La partita fu un vero evento e ben 9.000 spettatori lasciarono il tacchino sulla tavola imbandita per assistere a uno spettacolare 3-2 con un incredibile tripetta del difensore Nick Ross, del quale non ho immagini, ma che le cronache definiscono terrificante, come nella peggiore tradizione britannica. Da segnalare, in quel calcio vittoriano pionieristico, il tutt'altro che amichevole derby Blackburn Rovers-Darwen del 1890, immortalato con una bella dose di fantasia anche nella recente fiction The English Game, che finì in una indecorosa Christmas Riot, la sommossa di Natale, e coinvolse le intere 2 squadre e le rispettive tifoserie, espressione della working class, con grande imbarazzo dell'aristocratica Football Association. Ma spesso giocare a Natale era un problema, anzi, molti footballers religiosi si rifiutavano di giocare, cosa che si rispecchia tutt'oggi nella più sentita tradizione inglese di concentrare gli incontri al sabato. In effetti la partecipazione ai match natalizi non era obbligatoria. Un caso particolare fu quello dell'Arsenal, che fino al 1925 non giocò mai nel giorno di Natale sul proprio campo, in quanto era proprietà di religiosi e il contratto d'affitto non lo permetteva. Si narrano molti episodi particolari. Il 25 dicembre 1940, complice la guerra che teneva al fronte molti giovani e la difficile trasferta, il Brighton and Hove Albion si presentò a Norwich con soli 5 giocatori, fra cui un solo titolare, e completò la formazione ingaggiando giovanotti di buona volontà fra il pubblico presente sul posto, pur di non deludere gli spettatori. Tutto inutile, il Norwich fu impietoso e vinse 18-0. La tradizione della partita di Natale fu rispettata fino agli anni 50, quando la televisione cominciò a sostituirsi agli spalti. Il 25 dicembre 1957 fu l'ultimo Natale con un programma completo di partite. L'uso ormai diffuso dei riflettori e l'introduzione dei match serali aveva eliminato la necessità di restringere i programmi nelle poche ore di luce disponibili. Inoltre, molti fans preferivano stare a casa con le famiglie in quel giorno. Da quell'anno in poi, le partite furono gradualmente spostate al Boxing Day, diventando quindi la tradizione che oggi conosciamo, fino alla consacrazione televisiva degli anni 60. My favourite little old left back here to tell us which match it is we're doing now. Leeds against Everton. Wolves against Everton. È rimasto nella storia del football il Boxing Day 1963, con ben 66 gol segnati e una media di quasi 7 gol a partita. Nessun pareggio a righe bianche, ben 4 poker e un eclatante 10-1 rifilato dal Fulham al malcapitato Ipswich Town. Una giornata veramente pazza. E in Italia? La tradizione calcistica natalizia è stata storicamente meno sentita, anzi, spesso si trattava di 2-3 settimane di stop assoluto, noioso e angosciante per i tifosi accaniti fino alla Befana, a stento rianimati da improbabili voci di mercato invernale. Solo negli anni recenti le imperative esigenze televisive hanno riportato in vigore il calendario natalizio, con gran sollievo degli sportivi di divano. E anche per questa puntata è tutto. Eopalla vi saluta con me. Alfredo però non è stato l'unico a volerci regalare un bel racconto di Natale, anche un nostro ma soprattutto un vostro amico ha voluto farci dono, oltre agli auguri di Natale, di qualcosa di molto prezioso. Non vi anticipo chi è, anche perché lo riconoscerete già dai primissimi fotogrammi, quindi non mi resta altro che lanciare il contributo. Buona visione.
Cari amici subbuteisti, buongiorno, grazie per l'invito a porgervi un po' i saluti, gli auguri di fine anno, e mi piace salutarvi un po' con un cenno storico. Vi parlo da Via Liguria. Via Liguria è un po' dove è nato la storia del subbuteo pisano. Via Liguria non è lontana dal centro di Pisa, circa 15-20 minuti a piedi dalla torre di Pisa, ma alla fine degli anni 60, inizio anni 70, era proprio l'ultima zona edificata. Per cui vedete tutti questi palazzi sono stati edificati fino agli anni 60 e primissimi anni 70. E poi c'era la campagna. Allora era una situazione interessante perché c'erano questi palazzi di 5 piani e poi tanto verde. E in questi palazzi di 5 piani chi è venuto ad abitare? Sono venute ad abitare famiglie che avevano figli nati nel baby boom, figli nati negli anni 60. Perciò fate conto che qui in questi palazzi, a metà anni 70, c'erano tantissimi bambini di 10, 12, 13 anni. Ma andiamo a vedere più da vicino dove giocavamo a subbuteo. Allora, vi dicevo, Via Liguria, i palazzoni, ogni palazzo aveva dei garage dove alcuni tenevano la macchina e alcuni per fortuna invece li tenevano vuoti o tenendo gli attrezzi per casa, eccetera. Allora, una parte importante della storia del subbuteo pisano è questo garage, perché questo garage era il garage di Stefano Giaconi, che abitava in Via Liguria al numero 1. E Stefano del gruppo era un pochino quello più grande, ma anche quello un pochino più affidabile, il bravo ragazzo del gruppo. E allora questa era la base, si giocava molto spesso qui dal suo campo, lui è stato il primo a metterci in contatto con la federazione, il primo a portarci a fare dei tornei in giro, ed essendo il più grande, il più affidabile, anche se era ancora in pantaloncini corti, gli altri genitori si fidavano di lui, per cui andavamo in giro guidati da Stefano, accompagnati da Stefano. È lui che ci ha fatto fare le prime tessere della federazione calcio miniatura subbuteo, per cui era un pochino qui il centro. E io ero il più piccolo, mi ricordo che il primo torneo che abbiamo fatto a Genova, con questa grandissima trasferta, era nel 74, io avevo 10 anni, i miei amici, Stefano in primis, erano di qualche anno più grandi, e allora andavamo in giro partendo spesso in treno la mattina presto, poi loro a poco sono cresciuti e quando io avevo 13-14 anni forse ero arrivato un po' al pieno e loro magari si erano anche un po' stufati. Perciò garage di Stefano Giaconi. Allora abbiamo visto il garage di Stefano, che era il numero 1 di Via Liguria, e in tutti questi palazzi si giocava a subbuteo. In ogni palazzo in media c'erano 2 o 3 ragazzetti che giocavano. Questo è il numero 17, dove abitavo io, al secondo piano, e quello, il primo, era il mio garage. Allora era un classico, d'estate si giocava fuori, d'inverno si giocava dentro il garage, se poi era proprio freddo si giocava in casa. E appunto la storia del subbuteo a Pisa si è fatta in questi garage. Arrivederci, ci vedremo presto. La nostra è una piccola trasmissione che però racconta di una passione grande, di una passione forte che ci ha accompagnato per tutta la vita, una passione che ci ha portato a costruire con i nostri limiti, con i nostri tantissimi difetti questo piccolo contenitore. Un programma che, come dico sempre, è fatto dagli appassionati per gli appassionati, una trasmissione che ci impegna tantissimo ma che ci diverte naturalmente tantissimo nel progettarla, nel costruirla, nell'immaginarla, una trasmissione che vogliamo regalare a quanti come noi, al di là dello schermo, hanno la stessa passione per questo meraviglioso, bellissimo gioco. Per cui se a voi piace o vi diverte seguirla, sappiate che per noi questo è il regalo di Natale più grande che ci possiate fare. Adesso nel prossimo video gli auguri di tutti noi per voi, al quale naturalmente unisco i miei di passare un sereno Natale. Quindi buon Natale, buon anno e buon subbuteo a tutti. Alla prossima. Carissimi amici, un saluto per un Santo Natale, un bacione, ciao! Dal profondo del cuore, auguri di buon Natale.
tutti e tanti auguri di buon Natale e buon anno da Pisa agli spettatori di Yanez su Buteos Life Web TV. Un abbraccione, ciao! From the home of table soccer, Merry Christmas and Happy Subutio! Auguri, buon Natale! Tutti voi amici, un buon Subuteo di Natale. Buon Natale a tutti! Vorrei fare gli auguri di Natale dell'ultimo dell'anno, ma dopo lo scorso anno ho paura a fare gli auguri. Diciamo, speriamo di ritornare qui. Ragazzi, io vi auguro di passare un felice Natale e delle bellissime feste. Un abbraccio a tutti, buon Natale e buone feste. Ho 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 ho! Merry Christmas! Ciao cari amici, auguro un buon Natale e felice anno nuovo a tutti voi carissimi amici del Subuteo. Auguri a tutti e buon Natale da Gabriele e di Salerno Forever. Cari amici, buon Natale e felice anno nuovo.